Ciao a tutti, benvenuti a questo speciale sulle notizie flash, tra virgolette in questo caso, sulla questione dei droni e degli UFO, delle sfere di plasma e quant'altro in giro per il mondo. Oggi sono qui per fare un appello un po' a tutti voi che volete notizie, che volete aggiornamenti, che vi interessate a questi argomenti affinché questi continuino a fluire, dato che c'è in atto una vera e propria censura sui social per quanto concerne questi argomenti. In particolar modo abbiamo visto che i video vengono segnalati, bloccati e rimossi se citano determinate parole che sono state aggirate in qualche modo dall'utenza, almeno parzialmente, con dei nomi in codice. Abbiamo visto anche che alcuni social hanno addirittura in qualche modo boicottato direttamente le informazioni, quindi anche gli articoli che parlano di questi argomenti, nonostante il flap sia in costante aumento, nonostante sempre più gente alza gli occhi in cielo, vede i famigerati droni, le sfere di plasma, gli oggetti volanti non identificati, persino durante gli incendi di Los Angeles, dove in diretta televisiva diversi oggetti sono stati filmati tra le nuvole o nei cieli sopra la città degli angeli, e naturalmente durante i TG sono stati visti questi oggetti sigariformi alle sfere di plasma svolazzare ad altissime velocità, inconcepibile per qualsiasi velivolo, sopra i cieli nel fumo. Siamo davanti però ad una nuova censura che sta avvenendo, temo involontariamente e non escludo in alcuni casi volontariamente, attraverso le opinioni di alcuni personaggi, di alcuni ricercatori, di alcuni ufologi in Italia e all'estero, che per qualche ragione finiscono per fare il gioco dei poteri forti. Io comprendo la necessità di dover dare più spiegazioni possibili, più coerenti possibili, meno contestabili e meno criticabili e più vicine ad una realtà plausibile a chi ci pone le domande, ma non accetto che questi siano dei contentini che non rispecchiano la realtà dei fatti e che infangano o in qualche modo denigrano e sminuiscono l'operato di chi cerca ogni giorno di avvicinarsi alla verità, di scoprire le informazioni e di portare queste a voi altri. Mi trovo a dover fare delle precisazioni. La prima precisazione che è necessario fare è che io non ho mai detto che gli UFO siano all'origine dell'incendio di Los Angeles, ma ho più volte ribadito che la presenza UFO, sfere di plasma e droni nei cieli di Los Angeles durante l'incendio è accertata persino dalle televisioni, che è un discorso ben diverso. Seconda cosa, non ho mai affermato con assoluta certezza, al contrario con tanti dubbi, che le cosiddette sfere di plasma o plasmoidi siano effettivamente entità extraterrestri che vivono fuori dall'atmosfera. Ho invece più volte detto che questo è quello che dicono i ricercatori, gli articoli e soprattutto è quello che dicono i documenti scientifici. Nei documenti scientifici che si basano su documenti videografici e testimonianze fotovideo
di missioni spaziali, di decenni di esplorazione e di orbite intorno alla nostra atmosfera, al nostro pianeta, hanno dimostrato che è presente una tipologia di oggetto luminoso. Questa tipologia di oggetto luminoso viene definita plasmoide e viene definito un oggetto energetico che possiede probabilmente, non c'è alcuna certezza, delle piccole parti di DNA ed RNA. Lo dicono gli scienziati e a tal proposito ora dirò anche un'altra cosa. Terza cosa, e dalle prime live che faccio sull'argomento, che dico costantemente che secondo me, quindi mia personale opinione, dentro le cosiddette sfere di plasma ci siano in realtà degli oggetti fisici, in particolar modo le sfere di metallo che sempre più spesso vediamo nei nostri cieli e che probabilmente quando sono di versione molto ridotta come dimensioni sono pilotate da intelligenza artificiale, non escludendo che quelle più grandi possono avere un equipaggio. Ho sempre anche sostenuto e detto e precisato per mia opinione e ho motivo di ribadirlo ancora una volta che probabilmente quello che vediamo noi esternamente e che percepiamo come sfera di plasma sia un campo di forza, un'energia, un calore sviluppato dalla stessa sfera di plasma, che in questo caso sarebbe quindi una sfera metallica. I video hanno dimostrato ampiamente, e lo ribadisco ancora una volta, che i droni sono lì per spiare le sfere di plasma, che le sfere di plasma sono dividibili in due categorie, ce l'ha detto anche la testimone Ashley dal New Jersey e ce l'hanno detto decine di testimoni dalle zone dove ci sono questi avvistamenti. Si tratta infatti di sfere di plasma e orb. I primi, secondo molti, sarebbero di carattere naturale e solo parzialmente intelligente, i secondi sarebbero di carattere intelligente, artificiale e extraterrestre, con una volontà di comunicare con alcuni individui e la capacità di mutare e trasformarsi potenzialmente in qualsiasi cosa. Abbiamo anche visto attraverso i video che in alcuni casi, e lo dicono anche in questo caso non solo i video ma i testimoni, a volte da questi oggetti cola materiale fuso e che questo materiale in alcuni casi è stato raccolto, ve l'ho anche mostrato e non se n'è saputo più niente perché le notizie vengono censurate e probabilmente le persone che hanno fatto queste cose sono state costrette a non dire più nulla, a non divulgare più nulla. In questi giorni inoltre si è parlato appunto di documenti, io vi ho letto un documento ufficiale in cui si parla, o meglio, in cui gli scienziati affrontano l'argomento, ce ne sono altri due, ve lo abbiamo ribadito nell'ultima live con Massimo Cirami, uno studio indipendente degli scienziati statunitensi che si affianca a quello italiano e europeo ed uno della NASA. Tutti dicono la stessa cosa. Adesso si sta sostenendo che gli scienziati che hanno firmato la documentazione, il dossier, su cui poi è stato scritto anche un articolo scientifico, che hanno affermato quello che è stato detto sulle sfere di plasma e la loro possibile vitalità intelligente, vita intelligente, si stanno rimangiando tutto e stanno sostenendo addirittura con interviste video che non sono mai state d'accordo sul scrivere alcune affermazioni che hanno fatto. Questa è un'affermazione ridicola ed è un'affermazione che offende l'intelligenza umana. Uno scienziato non mette per iscritto mai e per nessun motivo qualcosa che non può provare e in cui non crede, perché ne vale la sua
dignità lavorativa, la sua carriera e tutto quello che concerne il mondo scientifico. Nel momento in cui vengono ritrattate le versioni messe per iscritte, addirittura rinnegate, quelle cose che sono state scritte in qualche modo all'interno di un documento, vuol dire che si è subito pressioni esterne, minacce o qualunque altra cosa che porterà uno scienziato a negare l'evidenza andando persino contro le proprie parole. Spero di essere stato chiaro e di avervi dato del materiale per riflettere. Ci vediamo al prossimo appuntamento con altre notizie, altre affermazioni e altre ipotesi. Ciao a tutti.